Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Se invece ancora non mi conoscete, io mi chiamo Diego e questo è il mio canale DVL. Come ho precedentemente annunciato in un recente video che ho pubblicato, dove presento il tipico scelto di usare per i miei bivacchi invernali, se vi interessa vi allego il link nella scheda. Oggi vi parlo della stufa che ho scelto di usare per praticare hot tenting. Faccio una premessa, l'argomento stove tent è veramente vasto e ci sarebbe molto da parlare e sto lavorando ad un video apposito. Oggi mi limiterò a presentarvi questa stufa che ho scelto, che è una piccola grande scommessa a cui ho deciso di giocare, mostrandovi i pregi ma anche i difetti e soprattutto i motivi che mi hanno portato a fare questa scelta. La stufa e i suoi accessori sono contenuti in questa comoda e aggiungo ben fatta borsa che riesce a contenere il tutto senza rubare centimetri molto importanti nell'economia di ogni preparazione del materiale. Le dimensioni compatte della borsa permettono di poterla introdurre anche in orizzontale in uno zaino di soli 22 litri, come testato dal sottoscritto. Il peso complessivo è di 2,190 kg. Peso che tuttavia, come vedremo a breve, può essere ulteriormente ridotto. All'interno troviamo due comodi e larghi guantoni per gestire in caso di bisogno la stufa senza scottarsi, una base illuminata da posizionare sotto la stufa, molto utile sia con la neve che senza, la stufa stessa, un raschietto per gestire la legna all'interno ma utile anche per aprirla o chiuderla mantenendo le distanze dalle parti bollenti, un set di chiavi a brucola per smontare e riassemblare la stufa se si desidera farlo, due staffe reggipentola molto spesse e ben fatte e infine l'attacco superiore del camino. Questa stufa non nasce prettamente come stove tent, ma più come forno per cucinare. Come dicevo poc'anzi, il peso comunque, già di per sé ridotto, può essere ulteriormente diminuito evitando di portare le due staffe, che in caso di uso come hot tenting sarebbero inutili. Le staffe pesano più di 100 grammi. Lo stesso può essere fatto usando dei guanti comunque resistenti al calore ma meno pesanti e voluminosi, arrivando ad un peso complessivo della borsa anche inferiore di qualche grammo ai 2 kg. La stufa si presenta leggera, compatta, in acciaio inossidabile e dotata da un lato di un ampio vetro resistente alle temperature. Al suo interno il divisorio per la brace diventa anche nella parte posteriore una solida frangia antivento. Le prese d'aria sono molte e ben distribuite. La mini stove misura 18 cm in lunghezza nella parte superiore e 19 in quella laterale. È alta in tutto 18 cm e larga solamente 13. Il peso della singola stufa, esclusi tutti gli accessori, è di soli 1,520 kg, in linea con i modelli più light con le lastre componibili in titanio. Come vedete la stufa è ancora nuova, immacolata, mai usata e sono molto impaziente di usarla per la prima volta insieme a voi. Come anticipato poc'anzi, la stufa nasce più come forno da tavolo, quindi la parte pensata per il tubo è a innesto. Tuttavia, a causa della dilatazione dovuta al calore, questo potrebbe, come nei modelli in titanio, creare problemi nel momento della sua rimozione. Per precauzione inserisco del semplice alluminio per creare più gioco tra le due parti. E a breve mostrerò nel video che registrerò dopo aver testato a sufficienza la stufa le piccole e semplici ed economiche modifiche necessarie ad ottimizzare il tutto, compreso lo spazio più ampio per cucinare. Se da una parte avere una stufa piccola e compatta può significare avere un quantitativo di legna minore da introdurre dentro la stufa stessa e quindi una potenziale resa calorica all'interno della stufa minore, è anche vero che guardando gli aspetti positivi dell'avere una stufa così piccola e compatta, noi possiamo andare a risparmiare sul peso, ad esempio, dell'accetta. Nei video si vede spesso arrivare il personaggio di turno, installare il campo e andare a tagliare
un albero intero, cosa che peraltro non si potrebbe fare, e incominciare a spaccare la legna con l'accetta. Un'accetta anche piccola da campeggio comunque pesa 3, 4, 500 grammi. Noi questo peso possiamo evitarlo perché ci basterà semplicemente rompere rami piccoli con le mani o portarci questa. Il modello che vedete nel video fa parte di una serie di 3 stufe. Le prime 2 sono uguali a differenza della grandezza. Il modello medio, più grande e pesante di quello che vi ho presentato, raggiunge i 24 cm di lunghezza e i 18 di larghezza, per un peso complessivo della borsa di circa 2,6 kg, a cui comunque possiamo sottrarre, come mostrato, almeno 200 grammi. In questo caso il modello di media grandezza è del tutto in linea con i nodi prodotti in titanio come peso e dimensioni, ma ad un prezzo inferiore di almeno la metà e in molti casi anche oltre. Il terzo modello è ancora più elaborato, ma raggiunge numeri importanti in termini di grammi e centimetri, e lo sconsiglio a chi vuole abbinare l'hot-tenting all'escursionismo e trekking, dove peso e dimensioni contano, mentre risulta ideale come stufa o forno da usare per campeggi o bivacchi più statici, o più semplicemente per metterla nel proprio giardino o terrazzo di casa e passare una serata differente cucinando in famiglia o con amici e amiche. Il mio modello è disponibile anche su Amazon, tuttavia ne restano al momento della realizzazione del video poche unità disponibili, mentre tutti e 3 sono presenti nello store su AliExpress ad un prezzo persino minore. Vi allego tutti i link nella descrizione. Prime impressioni, ho riscontrato dei piccoli problemi che immaginavo ci fossero, date le dimensioni ridotte della stufa. Oltretutto oggi non mi sono organizzato con nulla, ho portato semplicemente un accendino e ho usato quello che ho rimediato sul posto. Stanotte ha perfino nevicato, quindi la legna, le foglie erano tutte bagnate. Credo che, date le dimensioni ridotte, sia opportuno organizzarsi preventivamente da casa portando le classiche pastiglie FB piuttosto che la diavolina e magari anche un po' di legna secca, in modo da fare avviare subito la stufa. Tuttavia, una volta che si crea la prima brace, poi la stufa ho visto che incomincia ad andare da sola e molto bene. Visto che oggi era la prima volta ed era giornata di esperimenti, un altro dei possibili problemi della stufa credo sia il tubo da 8 che ho usato io. Lo avevo in una stufa precedente
ma per questo tipo di stufa, essendo più piccola, credo che sia un diametro troppo ampio. Resterò comunque con l'attacco iniziale da 8 e andrò con la riduzione e sostituirò quello centrale da 8 con quello da 6, che andrà a tirare un po' meno la legna nella stufa, o in alternativa inserirò un riduttore. Sì, ho il palo centrale, lo so, è scomodo, lo so, è pesante, ma a me il sistema con i rotoli in titanio non mi piace e ne riconosco ovviamente la comodità in termini di leggerezza, ma in termini di funzionalità e sicurezza ho molti dubbi a riguardo, ma ne parlerò in un altro video che realizzerò tra poco. Come avete visto nell'audio registrato c'è anche il modello più grande, ma io voglio scommettere su questa più piccola, perché nel momento che andiamo ad aumentare i centimetri al peso vediamo meno a quella comodità di compattezza che ha questo tipo di modello. Tuttavia non è da escludere che da questa possa passare all'altra. La comodità di tirarla fuori dalla borsa ed essere già pronta è veramente tanta, soprattutto quando veniamo da un trekking faticoso e magari sta incominciando a calare il sole e andiamo di fretta. E montare una stufa porta via del tempo. E cos'altro aggiungere? Vi ho inserito i link in descrizione di tutti e tre i modelli. Quello che ho preso io è su Amazon e vi arriva comodamente a casa, o addirittura all'Amazon Counter o all'Amazon Locker, scelta che io cerco di fare sempre perché è veramente comoda. Quell'altro l'ho trovata sul marketplace cinese. Mi sembra che i costi di spedizione non ci siano, quindi il tempo di aspettare i canonici 10-15 giorni e vi arriva a casa. E restate aggiornati, iscrivetevi al canale perché ho in mente di fare delle piccole modifiche per ottimizzare questa stufa. A brevissimo arriveranno i video dove la stufa sarà veramente usata nelle uscite notturne in action. I video saranno silent, che peraltro sono quelli che preferisco, così vi risparmiate la mia brutta faccia, la mia brutta parlata. E cos'altro aggiungere? Sapete come faccio io, vi faccio un grande salutone e ci vediamo nei prossimi video.